All'inizio del 1941 le operazioni militari in cui erano impegnati gli eserciti italiani si erano trasformate in clamorosi fallimenti, tanto da indurre il dittatore italiano Benito Mussolini a chiedere l'aiuto dell'alleato tedesco. I tedeschi potevano senza dubbio supportare via terra le truppe italiane in difficoltà in Africa e Grecia, ma d'altro canto chiedevano alla Marina italiana di operare con più intraprendenza nel Mediterraneo per contrastare la flotta inglese in quelle acque. Fu così che Supermarina, ovvero l'Alto Comando Navale Militare Italiano, decise di effettuare due incursioni, una a nord ed una a sud di Creta, con lo scopo di intercettare e distruggere i convogli inglesi diretti a supportare la resistenza in Grecia. L'operazione prese nome Gaudo e fu posta al comando dell'ammiraglio Iachino. Le direttive prevedevano che qualora non fossero state avvistate navi entro il 28 marzo, la flotta sarebbe rientrata in porto. La preparazione dell'operazione italiana fu tenuta segreta per evitare intercettazioni da parte inglese. Inglesi che tuttavia il 25 marzo intercettarono un messaggio dal quale capirono che qualcosa di importante era in progetto per il 28. Alle 21:30 del 26 marzo, col favore delle tenebre, per tutelare la segretezza dell'operazione, la nave ammiraglia della flotta italiana, la corazzata Vittorio Veneto, lasciò il porto di Napoli. La flotta italiana, salpata in direzione dell'Egeo, prevedeva l'impiego di una corazzata, la Vittorio Veneto, 6 incrociatori pesanti, 2 leggeri e 14 cacciatorpediniere. Il fattore sorpresa avrebbe giocato un ruolo fondamentale. Se infatti i convogli italiani fossero stati avvistati, gli inglesi avrebbero fatto intervenire la Mediterranean Fleet di stanza ad Alessandria, che con le sue 3 corazzate avrebbe avuto la meglio sulla flotta italiana. Come già detto, sfortunatamente per gli italiani, grazie ad Enigma gli inglesi intuirono le mosse italiane. Di conseguenza sospesero i convogli di rifornimenti per la Grecia e fecero uscire appunto la Mediterranean Fleet dal porto di Alessandria in direzione della Grecia per sorprendere le eventuali navi italiane avventuratesi in quelle acque. Va detto che la stessa notte un'altra operazione segreta era stata eseguita da un gruppo di incursori italiani della Decima MAS, che si intrufolarono nella baia di Suda ed affondarono l'incrociatore pesante inglese York, privando la Mediterranean Fleet della sua disponibilità. Nell'operazione fu affondata anche una petroliera. La sera del 27 marzo l'ammiraglio Cunningham guidò fuori dal porto di Alessandria le 3 corazzate Warspite, Valiant e Barham, la portaerei Formidable e 4 cacciatorpediniere. Queste unità furono rinforzate successivamente da 4 cacciatorpediniere e 4 incrociatori leggeri provenienti dal Mar Egeo e 4 cacciatorpediniere provenienti sempre da Alessandria. Gli inglesi furono fortunati, poiché per via della nuvolosità gli italiani non effettuarono alcuna ricognizione sul porto di Alessandria per verificare l'entità e gli spostamenti della flotta nemica. Il mattino del 28 marzo Iachino si trovava a sud dell'estremità ovest di Creta, essendo stata annullata la puntata a nord dell'isola, egli si trovava con la flotta al completo. Tra le 7 e le 8 un ricognitore italiano avvistò gli incrociatori leggeri inglesi, contro cui Iachino inviò la terza divisione incrociatori italiana. L'avanguardia italiana aprì il fuoco alle 8:12. Tuttavia le due flotte erano distanti ben 24 km e dei 535 colpi sparati dagli incrociatori italiani nessuno andò a segno. Gli incrociatori inglesi inizialmente si ritirarono per portare gli incrociatori italiani verso le corazzate inglesi. L'ammiraglio Iachino fiutò la mossa inglese ed ordinò alla squadra italiana di sganciarsi e dirigersi verso la Vittorio Veneto, che avrebbe manovrato per prendere alle spalle eventuali inseguitori. La squadra inglese, visti gli incrociatori italiani ritirarsi, invertì la rotta e li inseguì inconsapevoli di stare finendo nella trappola di Iachino. La manovra italiana riuscì e dalle 10:56, appena le navi inglesi entrarono a tiro dei suoi cannoni, la Vittorio Veneto aprì il fuoco, mancando però tutti i colpi prima che gli inglesi si ritirassero.
Va detto che già dalle ore 10 la portaerei Formidable aveva lanciato 6 aerosiluranti che alle 11:15 raggiunsero e bersagliarono la Vittorio Veneto, la quale interruppe il fuoco contro le navi inglesi e manovrò abilmente per evitare il siluramento. L'entità delle forze nemiche aveva a questo punto convinto Iachino a ritirare la flotta italiana. Va detto che ancora a questo punto della battaglia il comando italiano era ignaro della reale entità delle forze nemiche, in particolar modo era all'oscuro della presenza delle 3 corazzate inglesi. Gli inglesi desideravano tuttavia ottenere qualche risultato, ma la superiore velocità delle navi italiane gli lasciava solo la possibilità di colpire attraverso un attacco aereo. Essi quindi dalle 12:05 alle 19:50 eseguirono 8 attacchi aerei, 2 di questi attacchi dalla portaerei Formidable e gli altri dalle basi greche e cretesi. Alle 15:10 un siluro colpì all'altezza dell'elica di poppa sinistra la Vittorio Veneto, che iniziò ad imbarcare acqua. La falla fu rapidamente rattoppata dalle squadre di manutenzione, che permisero nel giro di un'ora alla nave di tornare a navigare, seppur a velocità ridotta. Iachino ordinò al resto delle navi italiane di disporsi a difesa della Vittorio Veneto per scortare la preziosa corazzata italiana in porto. Alle 19:30 un nuovo attacco sull'imbrunire colpì l'incrociatore pesante Pola, costringendolo a fermarsi e alle 20:11 a chiedere di essere rimorchiato. Iachino, del tutto inconsapevole dell'entità della flotta britannica in avvicinamento, inviò gli altri 2 incrociatori pesanti e 4 cacciatorpediniere a recuperare la Pola. Il dietrofront della formazione italiana aveva portato gli incrociatori pesanti a navigare davanti ai cacciatorpedinieri, quando normalmente si sarebbero disposti dietro. Al largo di Capo Matapan era oramai scesa la notte e all'insaputa dei rispettivi comandi, le corazzate inglesi e la flotta di recupero italiana si erano avvicinate entro 4 chilometri di distanza gli uni dagli altri. La corazzata Valiant inglese, a differenza delle navi italiane, montava però il radar e segnalò la presenza di navi nemiche in zona, cosa che fu confermata dall'avvistamento delle sagome italiane nella notte dal Warspite. Cunningham mangiò la foglia e posizionò le sue navi parallelamente al convoglio italiano e alle 22:27 ordinò di aprire il fuoco. Il fuoco delle corazzate inglesi fu devastante ed affondò dapprima i 2 incrociatori pesanti, poi il cacciatorpediniere Alfieri e Carducci. Le torpediniere Oriana e Gioberti riuscirono a fuggire anche se la prima rimase danneggiata. Dopo pochi minuti Cunningham ordinò il cessate il fuoco e la ritirata. Lo scontro fu per la marina italiana un disastro. A fronte di un incrociatore leggero britannico lievemente danneggiato, la marina italiana perse 3 incrociatori pesanti e 2 cacciatorpediniere. Furono poi danneggiate seriamente una corazzata e un cacciatorpediniere, oltre il costo in termini di vite umane di 2.330 morti e circa 1.100 prigionieri. Il disastro fu solo parzialmente attenuato dal salvataggio della Vittorio Veneto, ma come già evidenziato nei contesti operativi terrestri in Grecia ed in Egitto, le armi italiane mancavano di una dottrina operativa competitiva, oltre che dell'adeguata tecnologia per affrontare le controparti avversarie. Dei numerosissimi naufraghi dispersi in mare, i cacciatorpedinieri inglesi ne raccolsero poi oltre 900, compresi i marinai del Pola. Le azioni di soccorso furono però interrotte all'alba del giorno successivo per la comparsa di aerei tedeschi in zona, non prima che l'ammiraglio Cunningham avesse comunicato a Supermarina le coordinate della posizione dello scontro, sollecitando l'invio di soccorsi. Nell'arco della giornata del 29 alcuni cacciatorpedinieri greci continuarono però le operazioni di soccorso, raccogliendo oltre 100 naufraghi.